Domanda che mi avete fatto spesso è come prelevare da uno swap, come riavere nel nostro portafoglio non custodial i token e le criptovalute che abbiamo inserito in stake oppure in un pool di liquidità. Come sempre il procedimento lo faccio vedere su un swap che ho utilizzato magari per un tutorial, ma il procedimento è replicabile anche in altri swap. Quindi si accede allo swap di nostro interesse dove abbiamo messo a rendita o a liquidità dei token, si lancia l'applicazione, ci richiederà il collegamento con il nostro wallet non custodial, si dà l'accesso, si entra nella sezione dedicata, quindi o nella sezione staking o nella sezione liquidity, e andiamo a fare l'unstake e il prelievo dei nostri token. Arrivo in questa schermata e vado su unstake, vado a inserire l'importo che voglio togliere dallo stake, clicco su unstake, withdraw. Ci sarà ovviamente una reward penalty perché vado a prelevare prima dello scadere del tempo, ma questo non mi importa perché uso questo swap, questi pochi token per farvi dei tutorial, quindi vado a cliccare su conferma, accetto la transazione avvenuta con successo e adesso attendo che il prelievo sia completato. Riaggiornando la pagina vedete che ho 0 KDX all'interno dello stake e anche dall'unstake ovviamente, e quindi tra poco li riceverò sul wallet. Lo stesso procedimento si può replicare anche su un altro DEX, come ad esempio WWS Finance. Siamo su WWS Finance, vi avvio un attimo il mio portafoglio non custodial MetaMask. Come potete vedere ho 47,66 CRO e 0 WWS. In questo caso io ho messo nella sezione Earn Auto WWS e voglio andare a prelevare. Ho messo in auto WWS questo quantitativo di WWS, clicco su meno, vado a inserire l'importo, in questo caso massimo, clicco su conferma, vado ad approvare la transazione, pagando ovviamente anche la fee, avvio la transazione e aspetto che tutto venga confermato. E come vedete è tutto fatto tramite smart contract, quindi io se vado su MetaMask, ogni volta che faccio un prelievo da uno swap e da un DEX mi ritornano nel portafoglio non custodial, al netto ovviamente delle fee e delle penalità. Vedete, io adesso ho ricevuto questo quantitativo di WWS e se vi ricordate prima era quantitativo 0. Questo indipendentemente se l'avete su farm, mine, stake, il procedimento è replicabile anche in altri DEX, in altri swap. Ovviamente variano i periodi di blocco, possono variare le fee e le penalità e magari il tempo della ricezione del vostro prelievo, però il procedimento è il medesimo. Ancora un esempio. Ho appena aggiunto della liquidità a questo DEX con CRO e WWS. Vado su Trade, vado su Liquidity e vedete che ho inserito WWS e CRO in liquidità. Poi cosa ho fatto? Normalmente dando liquidità a uno swap vi viene dato un controvalore di questo importo in LP token che si possono poi andare a mettere a rendita nelle farm. Gli LP token sono il controvalore come prova del nostro versamento nella liquidità e visto che andiamo a bloccare questa liquidità ci viene dato un LP token che possiamo andare a mettere a rendita all'interno di WWS Finance e a volte anche al di fuori dal DEX per andare a ricevere degli incentivi. In questo caso il mio LP token CRO WWS l'ho messo in farming al 56,97% in APR e in questo caso come faccio a tornare indietro? Quindi come faccio a riavere i miei CRO e i miei WWS all'interno del mio MetaMask? È semplicissimo, come abbiamo fatto fino ad ora. Andiamo nella farm, quindi in questo caso CRO WWS. Harvest serve per andare a prelevare gli interessi, ma in questo caso vogliamo andare a togliere gli LP token, quindi clicco su meno, clicco su massimo, confermo, attendo la transazione. Ricordatevi che ogni transazione che fate potete pagare delle fee, quindi come vi ricordo sempre all'interno del vostro portafoglio non custodial dovete avere il token di riferimento per pagare le fee. Su WWS Finance che gira sulla Cronos Chain bisogna avere CRO, su Ethereum bisogna avere ETH, sulla Binance Smart Chain bisogna avere BSC, su Cadena Chain Cadena e così via. Transazione avvenuta con successo, ho tolto i miei LP token dal farm. E ora cosa faccio? Vado su Trade, Liquidity, vado a togliere la liquidità. Clicco su WWS CRO, rimuovo in modo istantaneo,
100%, abilito, firmo la transazione, clicco su rimuovi, confermo, accetto la transazione pagando ovviamente anche in questo caso le fee e in automatico CRO e VVS mi ritornano all'interno del wallet. Infatti al netto di tutte le fee, le transazioni e via dicendo ho riportato all'interno di MetaMask sia i miei CRO e sia i miei VVS.